Benvenuti o bentornati al mio canale. Con l'avvicinarsi del fatidico numero 1000, i 1000 iscritti, e vi ringrazio di cuore, voi che siete già iscritti, voi che non lo siete, fate sempre in tempo, mi aiutate un casino e vi ringrazio di cuore. Dicevo, volevo condividere con voi un pensiero che da qualche tempo mi frulla in testa. Come premessa, io ho suonato molti anni, ho cominciato a 13-14 anni, poi dopo i 20 ho cominciato a entrare in vari gruppi di vari generi, rhythm and blues, rock, rock progressivo. Con gli ultimi due gruppi ho anche fatto delle esperienze discografiche con musica nostra, ma questo è un altro discorso. Comunque ho suonato all'estero, ho suonato in Italia per molti anni, ho fatto tanti concerti e poi a una certa età, 45 anni mi sembra, ho smesso per 6-8 anni, sì, insomma per parecchi anni ho smesso di suonare, non ho più toccato la chitarra, ho venduto tutto e avevo messo non ci pensavo quasi neanche più. Poi con la scusa del Covid mi è venuta così, visto che dovevamo stare in casa a far niente, ho preso una Harley Benton da 150 euro, ho detto vabbè riproviamo, ho trovato un amplificatore in offerta sul mercatino musicale e ho detto vabbè ampli, chitarra, riprovo. E lì mi sono di nuovo innamorato di questo splendido strumento e ho ricominciato a suonare e dopo un po' ho anche aperto questo canale YouTube un po' così per gioco, poi dopo mi sono appassionato e sto andando avanti e ringrazio voi per seguirmi. Dicevo, dopo tutti questi anni, 8 o 9 anni di assenza, ho trovato un mondo assolutamente cambiato, sia a livello di strumentazione, sia a livello di strumentazione, chitarre e compagnia, sia anche a livello dei chitarristi. Sono cambiati anche i chitarristi, hanno altre esigenze. Questo cambiamento per me ha due lati, uno positivo, uno negativo, e volevo condividere con voi il mio pensiero in questo senso. Seguitemi in questa mia chiacchierata, poi magari cominceremo qualche podcast se avrete voglia e chiacchiereremo proprio realmente insieme. Oh, beh, qui si apre un mondo, nel senso che il mercato chitarristico e gli accessori legati alla chitarra è veramente cambiato in 9-10 anni moltissimo. Io ho lasciato un mercato in cui se volevi chitarre buone dovevi pagare molto e molto spesso comunque ti arrivavano chitarre settate male, insomma bisognava portarle dal liutaio. Come ho già io una volta ho avuto una Gibson SG pagata 2000 euro attuali, erano circa 2 milioni all'epoca, fantastica, ma era una cosa insuonabile, veramente, appena arrivata le corde erano alte 1,5 metri e aveva parecchi altri difetti, infatti dopo pochi mesi l'ho venduta. Vabbè, a parte questo, dicevo che le chitarre buone le pagavi, le chitarre economiche erano una cosa orrenda. Al giorno d'oggi le chitarre, quelle costose, ti arrivano 99 volte su 100 con un ottimo setup, già controllate in fabbrica e non c'è quasi mai bisogno di metterci le mani, a meno che non si voglia proprio essere puntigliosi, dipende poi uno dalle abitudini che ha. Le chitarre economiche, non a caso ho qui una Harley Benton, hanno anch'esse, soprattutto negli ultimi tempi, aumentato moltissimo il controllo qualità. Le Harley Benton che fanno in Indonesia, dove fanno anche le PRS, le Epiphone, le EVH, un sacco di marchi, le Kort, ovviamente la fabbrica è quella della Kort,
sono settate, io ne ho avute due o tre, sono settate molto bene già quando escono dalla scatola e veramente c'è pochissimo da metterci le mani e hanno delle caratteristiche favolose per un prezzo ridicolo. Questa costa 399 euro e ha il manico roasted, ma è stupendo, meccaniche autobloccanti, capotasto in grafite, le roller tree, il tremolo della Wilkinson, push pull, vabbè, tre vie. Io ho cambiato i pick up perché i pick up Roswell non mi entusiasmano, ho messo due pick up Ton Rider al Nico 4 e sono favolosi. Questa chitarra per 399 ha le caratteristiche di una chitarra, non so, una Sire, sono praticamente identiche, che costa però quasi 600 euro, 6,50, non ricordo bene. Beh, tutto questo discorso per dire che dopo 9 anni ho trovato un mercato molto più accessibile e la qualità generale anche dei prodotti economici si è alzata parecchio. Adesso chi fa il figo che vuole solo Gibson e Fender ha poco da fare il figo perché insomma sono chitarre favolose e su questo non discuto, ma devi spenderci un botto di soldi insomma e spendendo un terzo puoi avere lo stesso suono, non la stessa chitarra, non lo stesso marchio, che solo il marchio lo paghi 500-600 euro, ma una chitarra buonissima. Al limite ci cambi i pick up se non sei contento, come ho fatto io. Questa chitarra qua resterà per sempre con me perché ha un suono favoloso e l'ho pagata 399 euro. Ecco, era solo un esempio. Anche le Squire o le Epiphone o le Earth, che è una nuova azienda uscita qualche anno fa, che comunque fa prodotti veramente buoni. Sono chitarre accessibili a tutti e rendono possibile un suono professionale pur avendo una chitarra economica, perché alla fine è economica. Io quando ho cominciato, parlando anche dei multi-effetti, dei pedali, ho avuto di tutto, dai primi Cort multi-effetti che si incastravano come le cartucce, una cosa pazzesca, però intelligente secondo me. Poi quando la pedaliera che io avevo è questa, la Zoom 2020, che credo sia fuori produzione da almeno 20 anni, ma io con questa ci ho fatto decine e decine di concerti, ho fatto qualche suono di qualche disco che ho fatto, l'ho preso direttamente da questa pedaliera eh, e vi giuro, io finivo i concerti e sia i fonici che parecchia gente del pubblico veniva a chiedermi come potevo avere un suono così bello. Dopo io non è che voglio montarmi la testa, ho sempre avuto un buon gusto per avere un bel suono. Come amplificatore avevo uno Jugendkettners Attax 100, che non so se sia ancora in produzione, però penso di sì. Ed era ottimo, era un MOSFET e andava bene. Poi ha cominciato ad avere problemi ai potenziometri, insomma alla fine è una delle cose che ho venduto quando ho venduto tutto. Ora, amplificatori. Non ho più la pedaliera perché ho il Boss Katana e il Boss Katana sopperisce ampiamente, ma veramente in tutti i sensi, a qualunque pedaliera. Nel senso che un amplificatore come il Boss Katana, che costa 380 euro mi sembra, ai miei tempi, a parte che non esisteva una cosa simile, ma volendo avere una cosa equivalente dovevi spendere almeno, non so, 1500-2000 euro fra effetti e compagnia bella. Il Boss Katana lo comandi anche dal PC, puoi fare tutto quello che vuoi, hai tutti gli effetti che vuoi, non hai, ecco, l'emulazione di molti amplificatori, solo 5,
però per me è un amplificatore con il quale veramente si può fare di tutto. Il mio è il Boss Katana 100, si può anche suonare dal vivo, si può collegare direttamente al computer per fa da scheda audio. È una cosa pazzesca e che ho scoperto perché non ne sapevo l'esistenza 2 anni fa quando ho ripreso, ho detto boh, il Boss Katana l'ho preso usato. Va bene, questa è una cosa che mi ha un po' lasciato piacevolmente sorpreso. Cosa non mi è piaciuto molto? Perché sono entrato di nuovo nel mondo dei chitarristi e anche nel mondo appunto delle chitarre e vedo che diciamo se non hai alcune cose sembra che tu abbia la chitarra più sfigata del mondo, nel senso tanto deve pesare poco e questa è diventata una cosa così importante, tutti chiedono ma quanto pesa, ma che te frega quanto pesa, cioè una volta uno non gliene fregava niente quanto pesava una chitarra, la prendeva e la suonava, cioè basta, vabbè se devi starci delle ore in piedi a suonare pesa, infatti io ho avuto problemi alla spalla quando suonavo, sebbene io usassi un Ibanez serie S540 che pesava poco, avevo anche una Fernandez che invece pesava come una tonnellata e quella ci ho fatto anche con quella molti concerti, era una copia di una Strato che avevo modificato, suonava benissimo però pesava insomma, però non mi sono mai lamentato, ho sempre fatto i miei concerti, adesso figurati se pesa più di 4 kg, ma scherziamo, cioè, a meno che non sia una Gibson, perché una Gibson può pesare anche 8 kg, ma va bene, è una Gibson insomma. Questa pesa mi sembra 3 kg e 5, 3 kg e 4 e va benissimo. Ma se non hai i tasti in acciaio, se non hai le meccaniche autobloccanti, che brutto, no, no, le meccaniche autobloccanti sono una cosa, una figata, perché anche queste quando ho cominciato non esistevano, o forse i modelli super costosi, ora le trovi anche su chitarre da 200 euro e, e va benissimo, ecco, però voglio dire, non bisogna a mio parere andare a soffermarsi su particolari che alla fine influiscono molto poco sul suono che si vuole avere o sul tuo modo di suonare, nel senso è chiaro se hai una chitarra che se fai un bending si scorda non va bene, ma se tu sai mettere bene le corde, perché le corde vanno messe bene, se non hai le corde, se non hai gli autobloccanti, le corde le devi mettere bene in modo che non si scordino poi più. Se tu le sai mettere bene le corde, difficilmente si scorderanno in maniera pesante, insomma, a meno che tu non abbia delle autobloccanti, dico, delle meccaniche da 5 euro, insomma, di roba scarsissima, ma attualmente anche nei modelli economici le meccaniche tutto sommato funzionano. Ecco, poi dopo il push pull, voglio questo, voglio questo, cioè cosa vuoi? Suona, cioè impara a suonare, suona bene. Poi dopo quando sai suonare bene puoi prenderti lo strumento che vuoi, e farti tutte le pare che vuoi e avrai anche il diritto di fartele, visto che hai bisogno di uno strumento con cui suoni spesso, bene, volentieri, ma voglio dire uno strumento anche economico per me nel 90% dei casi dei chitarristi va bene. Chiaro, una PRS, una Gibson, che ne so, una Fender danno una sensazione diversa, primo perché psicologicamente il marchio conta, nel senso tu stai suonando una Paul Red Smith americana, dici cazzo, a parte che sono chitarre favolose, però voglio dire io ho avuto delle SE fatte in Indonesia e sono ottime anche quelle e veramente cambia veramente poco, insomma cambia molto a livello di prezzo, ma a livello di suono sì, non giustifica la differenza di 5, 8, 100 euro, insomma, rispetto, sì, quando va bene, rispetto
alle americane, perché insomma le core americane costano 3-4 mila euro, per cui lì è un discorso veramente che va come le Gibson Custom Line o cose del genere. Poi dopo anche qua le pedaliere, sembra che le pedaliere, se non hai almeno 50-90 amplificatori diversi, non puoi fare niente, cioè come dire, ah, mamma mia che schifo, cioè hai tutti gli effetti di questo mondo, hai amplificatori che dopo alla fine ne usi sempre 3 o 4 e gli altri ti dimentichi anche di averli, ti fai i tuoi preset, ma quelli li facevo anche su questa, cioè qua vabbè, qui non ci sono amplificatori da scegliere, hai il tuo e basta, però voglio dire, queste pedaliere che costano 2-3 mila euro, alla fine insomma quando hai una Nux MG30 oppure una Houghton Ampero, fai il mondo, fai quello che vuoi, insomma non è che hai bisogno del fractal, di chissà cosa, ma perché? Poi soprattutto sei un professionista, no, allora che cacchio vuoi? Nel senso, quando hai 30-40 tipi di amplificatore, 10-20 cabinet diversi, 2-3 tipi di microfono, cioè, se li avessi avuti io a suo tempo, oppure cioè, veramente noi diventavamo pazzi anche in studio di registrazione per mettere i microfoni, per fare, cioè, adesso è veramente una cosa facilissima avere un bel suono, nel senso te lo danno già pronto, poi dopo i preset di fabbrica fanno schifo, vabbè, in parte è vero, ce ne sono alcuni molto buoni comunque, e non occorre spendere i milioni per avere una buona attrezzatura, una buona strumentazione con cui puoi fare qualunque cosa, veramente qualunque cosa. E qui il discorso va anche sui chitarristi, inevitabilmente. Attualmente i chitarristi sono viziati, c'è poco da fare. Io dall'alto dei miei anni, che non dirò, posso dirlo, mi sembra veramente che si vada a cercare il pelo nell'uovo per avere chissà cosa, invece quando hai anche gli effetti, un distorsore, un chorus, un delay e un riverbero, puoi fare veramente di tutto, cioè cosa vai a cercare 25.000 effetti per cosa? Eh, per me una pedaliera quando ha 30 amplificatori, 20 cabinet, 7-8 effetti e siamo a posto, insomma, che cavolo vai a cercarti cosa? Non serve spendere veramente i milioni, cioè non spendeteli per favore, fatelo per me che io ai soldi do valore e avrete in ogni caso un suono professionale, c'è poco da fare. L'unica cosa che cambia è che certe pedaliere, magari se usate dal vivo, non hanno l'uscita XLR per andare al mixer, hanno l'uscita jack, vabbè, se non suonate in ambiti professionali, ma se suonate in piccoli ambienti o in teatri, penso vada benissimo lo stesso, insomma. Vogliono farvi credere che se non hai l'uscita XLR sei un povero mentecatto, vogliono farvi credere che se non hai almeno 90 tipi di amplificatori sei un mentecatto, vogliono farvi credere che se non hai almeno 128 effetti sei veramente un poveraccio, e vogliono farvi credere che se non hai una latenza di almeno un millisecondo sei veramente ecco, non cadete in queste trappole, sono trappole, perché alla fine l'importante è suonare bene, essere soddisfatti del proprio suono, avere una strumentazione che attualmente con 1000 euro puoi avere veramente una cosa professionale e buona. Poi, come al solito ho chiacchierato fin troppo, spero di non essermi fatto troppi nemici e che qualcuno magari sia d'accordo con me. Sicuramente gli squattrinati lo saranno, ma io non ce l'ho con nessuno, per me vanno, anzi
se a me dicessero ti diamo una bella Gibson Custom Shop, farei i salti mortali all'indietro per 1 chilometro, insomma, sarei contentissimo. Però è come un discorso che io paragono alle macchine: se mi danno una Ferrari io la vendo e mi compro una Golf e un appartamento, cioè non me ne faccio niente di una Ferrari. Non è proprio la stessa cosa, nel senso di una Gibson Custom Shop la suono, però avrei quasi paura a trattarla male o a fare cose, dovrei trattarla coi guanti. E tutto sommato preferisco avere chitarre un po' più da battaglia, nel senso, stiamo lì sui 500-1000 euro, però chitarre che fanno fare e fanno bella figura. Va bene, magari ne riparleremo di questa cosa se vorrete, e per il momento ci sentiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!